Abbiamo vinto ancora noi, la Supercoppa italiana è per la terza volta consecutiva dell'Inter, l'ottava Supercoppa della storia nerazzurra, ha superato il Milan fermo a quota 7, lo chiamano porta ombrelli, dicono che questa coppa non vale nulla, però chissà com'è che abbiamo battuto Juve, abbiamo battuto il Milan, abbiamo battuto il Napoli questa volta e tutti quanti a fine partita sono finiti in lacrime. Chissà perché piangono se non sono poi interessati o se nemmeno giocano questa partita e sono lì pronti invece a gufare. Per non parlare poi delle discussioni arbitrali sulle quali però questa volta sorvolo perché mi fanno francamente ridere, oggi mi interessa davvero poco, voglio parlare di cose più serie, di cose vere, soprattutto voglio parlare di campo, di quello che ci portiamo a casa dopo questa Supercoppa italiana, oltre ovviamente al trofeo, oltre anche agli 8 milioni di euro che praticamente ci ripagano Buchanan, l'acquisto di questo mercato invernale, questa doppia sfida in Arabia Saudita, prima con la Lazio e poi con il Napoli, ci ha dato, secondo me, delle indicazioni piuttosto interessanti per poter analizzare la nostra Inter e ne voglio parlare quindi con voi. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti quotidiani. Ho preso un po' di appunti sparsi, quindi non seguo un ordine di importanza su questi argomenti che voglio trattare, se non per l'ultimo punto che voglio trattare che diciamo mi sta un po' più a cuore, quindi poi son curioso di sapere la vostra. La prima cosa che ho notato, che mi sono appuntato da questa Supercoppa italiana è quella di un Inter che è tornata in forma, che ha confermato secondo me i segnali incoraggianti che si erano visti a Monza e che in questo momento gioca francamente un calcio di un altro livello rispetto alle altre squadre italiane, tant'è che anche squadre importanti devono adattarsi, devono cambiare per limitare il gioco dell'Inter. Il Napoli in finale ha fatto secondo me una buona figura, sicuramente, però ha avuto poca proposta di calcio, si è appoggiata soprattutto al fatto di sporcare la partita dell'Inter, riuscendoci per larghi tratti sicuramente, ma comunque permettendo all'Inter di creare diverse azioni da gol, quindi l'Inter è stata più forte anche di questo. Dall'altra parte Jan Sommer in 2 partite ha dovuto fare una sola vera parata, quella ottima su Kvaratskhelia, e quindi grande solidità anche dal punto di vista difensivo, anche se chiaramente si è visto che preparare 2 partite così ravvicinate in pochi giorni porta inevitabilmente delle complicazioni dal punto di vista mentale, della lucidità e soprattutto dal punto di vista fisico, e questo è innegabile che per la Juventus che gioca una partita a settimana è un grande vantaggio sicuramente. La seconda cosa che mi sono appuntato riguarda il centrocampo e lo collego anche al famoso piano B in senso più ampio. Mi spiego. Io credo che il livello di gioco dei 3 centrocampisti titolari dell'Inter sia abbastanza il termometro della squadra. Se il centrocampo gira bene, l'Inter domina, altrimenti si fa un po' di fatica in più. Mi viene da dire che, visti gli impegni che abbiamo di fronte con tante partite ravvicinate, non si può pensare di andare fino in fondo puntando sempre e soltanto sui soliti 3 centrocampisti. Quindi metto lì, chissà che questo stop forzato con Barella e Cianoglu entrambi squalificati contro Fiorentina possa portare magari Frattesi ed Aslani a mettersi in mostra a Firenze e a dare anche più fiducia ad Inzaghi nel lanciarli. Io confido nel fatto che, per quanto Firenze sia un campo sicuramente difficile, questa Inter possa vincere anche con Frattesi e Aslani in mezzo al campo. Ho questa fiducia e credo che debba farlo, anzi nell'arco di una stagione in cui vuoi essere protagonista su più fronti e vuoi andare a vincere, devi passare anche da partite così in queste condizioni. Su Barella faccio solo un piccolo inciso. Barella sicuramente è ingenuo, c'è da dire comunque il contesto della scomparsa di Gigi Riva, una figura importante, infatti il primo pensiero post partita lo rivolge proprio a lui Barella, però quindi era una serata un po' particolare, però sicuramente lui è ingenuo nell'andare a prendersi un'altra ammonizione per proteste. Inzaghi ha fatto bene sicuramente a tirargli le orecchie nel post partita. C'è anche da dire che in questo caso specifico almeno quello che commette non è mai fallo. Per me non è mai calcio di punizione, ma non solo per me, e anche la reazione che gli costa il cartellino giallo non è una reazione di ammonizione, parliamoci chiaro, perché altrimenti Mario Rui del Napoli 5 minuti dopo deve essere arrestato, se quello di Barella è da ammonizione. Parliamoci in maniera chiara. Comunque, purtroppo Barella è anche questo, lo sappiamo, io personalmente me lo tengo anche con questo difetto, non so voi. Detto questo, Inzaghi, forse con un pizzico di ritardo, ha letto bene la situazione, ha letto bene la partita, lo ha sostituito, ha tolto anche De Vrij
è giusto evitare inutilmente di rimanere in 10, visto che Rapuano ad un certo punto l'arbitro è impazzito con i cartellini, quindi è tornato anche ad una difesa a 4 con Sanchez alle spalle degli attaccanti e visto che si è molto criticato Inzaghi per questa mancanza delle alternative di gioco, fa sempre il cambio ruolo per ruolo, non cambia sistema di gioco, gli manca il piano B, il famoso piano B, ecco io gli critico ancora alcune cose, sicuramente, dove può far meglio, dove può crescere, come tutti, però, ovviamente, ma secondo me stiamo vedendo un'evoluzione nel gioco e anche nelle alternative di gioco in questa fase della stagione. Ho sempre detto che all'interno di una stagione vincente ci deve essere un momento di click. Trovo difficile partire in un modo e chiudere allo stesso modo e riuscire a vincere, lo trovo complicato. Secondo me l'Inter in questo momento sta affrontando questa variazione, questa evoluzione. Può farlo e affrontare questa cosa con ancor più coraggio, secondo me, però sia con la Lazio che con il Napoli abbiamo visto che, per esempio, costruire dal basso con l'impostazione a 4, questa è stata una cosa che si era già vista, ma è stato fatto in maniera ancor più marcata. Con Pavard che si scambia di posizione con Darmian e diventa decisivo, Sanchez che si aggiunge agli attaccanti e non entra al posto di uno degli attaccanti e entra ancora una volta bene. Sono dei segnali, secondo me, interessanti in questo senso. A proposito di Pavard, non era la finale di Champions sicuramente, ma guarda caso c'è in palio un trofeo ed il migliore in campo è lui, almeno secondo me. Pulito in difesa, prezioso in fase offensiva, allargandosi e proponendosi per allargare la manovra e costruire e creare anche delle occasioni. Se gli attaccanti aggiustano un pochino la mira, fa anche più di un assist in realtà. Comunque fa l'esterno, fa il terzo, fa il quinto di centrocampo, poi chiude da centrale di difesa a 4 e serve l'assist vincente a fine partita. E mi si continua a dire è stato speso troppo per un difensore, bisognava investire in un altro modo. Possibile, però l'Inter aveva in programma di fare un investimento importante su un difensore già dall'anno prima, già dai tempi di Bremer, ha preso un campione del mondo fatto e finito che ha avuto anche un infortunio grave, tra l'altro a metà di questa prima parte di stagione, non ce lo dimentichiamo, però era entrato bene prima, sta entrando benissimo adesso nel gioco di Inzaghi, ce lo vedo molto bene e per me non è un giocatore come gli altri, parliamoci chiaro. Così come si può dire per certi versi anche di Alexis Sanchez, nel senso che anche noi l'altra sera in diretta ci abbiamo scherzato molto, ma era il clima goliardico della diretta nel dire vendiamolo in Arabia, speriamo che si sia messo in mostra per essere venduto e andiamo a prendere questo, quell'altro, vari nomi. In realtà Sanchez anche qua qualche segnale secondo me lo sta dando. A livello di carriera, di doti tecniche si discute poco. Poi con budget praticamente zero non so quanto di meglio puoi andare a prendere in giro, francamente, in questo momento. Poi è chiaro che tra lui e Arnautovic, che pure anche Arnautovic qualcosa col Napoli secondo me si è vista, la differenza rispetto ai titolari c'è, rispetto a Thuram e soprattutto a Lautaro Martinez, ovviamente. Tra l'altro complimenti a Lautaro Martinez, primo trofeo da capitano dell'Inter e davvero leader di questa squadra, anzi non solo da capitano. Mi sta piacendo molto questa evoluzione a 360 gradi che sta avendo Lautaro in tutti i sensi e poter alzare subito un trofeo che ti certifica un po' anche questa evoluzione è un qualcosa di importante. L'ultima cosa che mi sono appuntato è poi un appello ai tifosi interisti, mettiamola in questa chiave qua, la diciamo così. Anche durante la partita devo dire, ma pure subito dopo, soprattutto subito dopo, ho letto tanti commenti. C'era un po' di gioia chiaramente per la vittoria ovviamente, però ho letto tante cose sui paragoni col 2021, l'asterisco, la Juve che è passata in vantaggio. Dall'altro lato tanti però se facciamo questo errore, se non compriamo l'attaccante, se non facciamo questo non andiamo lontani, le squalifiche andranno ad incidere, siamo stati ingenui, oppure troppe partite ravvicinate, la Juventus scappa, tante altre cose così. Qua rischio un po' di entrare nel filosofico forse, queste robe su TikTok forse funzionerebbero tanto, però lo dico anche su YouTube perché comunque lo penso, perché mi sembra vedere tante persone che vivono nel passato, poi c'è chi vive tanto nel futuro, nessuno, comunque in pochi, mi sembra che si stiano ricordando di godersi il presente e di godersi questo momento e questo è un grande peccato perché poi ti sfugge tutto via e non ti rendi conto invece di quello che sta succedendo, non ti rendi conto di un Inter che gioca a meraviglia, che porta a casa un altro trofeo in questo momento. E io personalmente, appena finisce una partita, ho voglia di guardarmene un'altra, anzi, non spesso, 99% dei casi mi riguardo la partita che ho appena concluso e poi dopo non vedo l'ora di riguardarmene un'altra. E quindi godiamoci questa coppa adesso, qualche ora, non vi chiedo di più. Coppa che, lo dicevo prima, non conta niente,
però guarda caso agli altri che non la vincono sta un pochino facendo male, stanno rosicando un pochino. Godiamoci queste partite, godiamoci partita dopo partita, poi alla fine facciamo i conti, anche perché a forza di dire siamo partiti dalle amichevoli a sentirci dire: però così non si va lontano, così non andiamo da nessuna parte", a forza di dire questa cosa siamo al 23 di gennaio, uno dopo l'altro l'Inter gli obiettivi stagionali, nel bene o nel male, li sta comunque centrando. Fiducia, mi raccomando, e ci vediamo in diretta alle 19:30, così approfondiamo un pochino tutti gli argomenti, parliamo in maniera più ampia, di tutti questi argomenti e non solo, e l'analisi della partita. Vi aspetto nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se vi va di fare un salto per sostenere il nostro progetto. Il vostro sostegno per noi è fondamentale, quindi vi aspettiamo lì, mi raccomando, www.passioneinter.club per entrare a far parte della nostra grande community. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.